Le piccole imprese vengono reputate la croce d'Italia perché, dicono, hanno bassa produttività, di conseguenza bassi salari e questo ha ripercussioni sul sistema paese in termini di imposte versate, eccetera, eccetera. Ma possiamo verificare questa cosa in circa un quarto d'ora con la statistica? Se noi apriamo questo articolo possiamo vedere l'incidenza di PMI in vari paesi e possiamo prendere questo indicatore come possibile variabile per spiegare i salari mediani di un paese. Essenzialmente in questa colonna noti che abbiamo praticamente zero varianza e la varianza è l'oscillazione media dalla media e quando vogliamo spiegare un fenomeno che ha varianza come il salario mediano di un paese, ovviamente ci servono variabili esplicative che hanno varianza. In questo caso è praticamente una costante, quindi non ce ne facciamo nulla. Se invece ci concentriamo sulla percentuale di microimprese, che significa meno di 10 addetti, vediamo che c'è più varianza. Quindi se vogliamo questa è una possibile variabile candidata per spiegare i salari mediani. Però tutto sommato potremmo trovare un'altra variabile che ha più varianza, in particolare le aziende familiari, spesso ce la si prende anche con loro. Se noi prendiamo questo articolo di questo colosso della consulenza, ci dice che ad esempio nell'Austria le aziende familiari impiegano il 70% di tutti i lavoratori e hanno anche una serie di vantaggi. Io ho trovato questa incidenza per alcuni paesi, vedi che sicuramente abbiamo più varianza di quella osservata qui, anche perché il limite inferiore è più basso, e a seguire ho ripreso il dato della percentuale di micro aziende per una serie di paesi, utilizzando però una fonte diciamo di prima mano, cioè l'Istituto Nazionale di Statistica, chiamiamolo europeo. Tra l'altro qua io ho notato con un certo orrore che nel momento in cui io ho preparato questa analisi e anche nel momento della registrazione del video manca un tasto dannato per scaricare questi dati. Io ricordo che in passato c'era, comunque li ho presi diciamo a mano. Dopo aver preso quei dati noti che appunto come anticipato abbiamo una certa varianza per questa variabile. Ho inserito questi due nuovi dati all'interno di qualcosa che avevo già utilizzato in un altro video che aveva a che fare con il sindacalismo che spiegava salari più alti. Puoi vedere anche che c'è una colonna che ha a che fare con la densità di robot, in particolare industriali. A questo punto noi possiamo già vedere se effettivamente le piccole aziende sono una croce non solo per l'Italia ma in generale. Come? Facendo una cosa puramente descrittiva, che però non basta, cioè delle correlazioni. Vediamo che questi risultati, che però hanno un sacco di buchi per alcune variabili, dicono che il reddito mediano ha una forte correlazione con il tasso di sindacalizzazione, nulla per la popolazione, forte per la densità robotica, negativa per la percentuale di prodotto interno lordo che proviene dalle aziende familiari e ancora più negativa per le micro aziende. Se uno guarda soltanto quest'ultima correlazione, che è la più alta, uno potrebbe già concludere la visualizzazione del video perché la risposta è affermativa, con questo approccio descrittivo. Ma ci serve fare un passaggio ulteriore, in termini anche di rigore, cioè fare un po' di programmazione statistica che implementa strumenti di analisi più avanzata. Per fare questo utilizzeremo POSIT, che è essenzialmente un'interfaccia grafica per scrivere codice R, che è un linguaggio prettamente statistico. Qui io mi sono collegato ai dati che hai visto qui, o meglio questi. Ho fatto innanzitutto un grafico di distribuzione della nostra variabile obiettivo, cioè il reddito mediano, e vediamo che si distribuisce più o meno come una normale. Senza questo controllo le correlazioni non hanno molto senso, diciamo così. A seguire un grafico di correlazione, eccolo qui, vediamo essenzialmente le cose che hai visto in maniera più cruda sul foglio di calcolo.
Qui la difficoltà, diciamo, ulteriore è che per capire il significato di questo output bisogna un po' giocare a batteria navale. Cioè, questa è la nostra variabile obiettivo, queste sono le nostre possibili variabili esplicative. A noi interessa vedere dove sono gli asterischi e per fare ciò bisogna incrociare. Quindi sindacalismo e variabile obiettivo, forte correlazione positiva, altro asterisco troviamo la densità robotica e significatività più alta l'abbiamo con le micro aziende. Tra l'altro noti anche una cosa curiosa che non poteva emergere con il video precedente sul sindacalismo, cioè che al crescere delle aziende familiari, di conseguenza la loro percentuale sul prodotto interno lordo, decresce la quota di sindacalizzazione. Vedi essenzialmente che si tratta di una significatività statistica effimera, ma in realtà se uno va a vedere letteratura questa cosa già era stata osservata oltre 30 anni fa. Interpretazione di questo coefficiente di correlazione lineare negativo, ancora una volta, al crescere della percentuale di microaziende in un paese, diminuisce il salario mediano. A seguire ho provato a fare una correlazione parziale perché, come spesso dico, le correlazioni semplici, lineari, sono sporche, bisogna pulirle dal possibile effetto che hanno tutte le altre variabili. In questo caso non possiamo farlo perché, come ti ho fatto vedere anche qui, abbiamo un sacco di buchi e con questa libreria che ho utilizzato i buchi creano un problema. Di conseguenza non volevo né utilizzare un'altra libreria né inventarmi dei valori per i buchi. Però possiamo comunque provare a fare un modello che spiega il reddito mediano in funzione delle variabili per capire in maniera più strutturata se effettivamente queste micro aziende o piccole aziende sono una croce per i paesi. Il primo modello ci dà un risultato della varianza spiegata della variabile obiettivo, che è il reddito mediano, che non ha senso, non emerge nulla di significativo e quindi ci serve fare un altro modello che ha meno variabili. E quali variabili metteremo? Ovviamente quelli che hanno un asterisco qua dentro, perché la significatività statistica serve anche a questo. Questo secondo modello che inserisce solo le variabili significative, abbiamo però una significatività che rimane solo sul tasso di sindacalizzazione e spieghiamo il 33%, al che un'idea è proviamo a togliere l'intercetta, che significa che se noi azzeriamo tutte queste variabili abbiamo un salario mediano di 28.000 euro, cosa che non ha molto senso dal punto di vista economico. Se però noi facciamo questa cosa, ti accorgi che spieghiamo tanto, il 91% che è tanto, tutto significativo, ma questo coefficiente, che significa che per ogni aumento percentuale di sindacalizzazione abbiamo un aumento mediano del reddito di circa 290 euro, ha senso con il segno della correlazione che è positiva. Quest'altro no, qua è positivo e qua è negativo. Quindi questo modello, nonostante l'output sembra molto positivo, non ha senso. Che si fa? Un'idea è, riguardando questa tabella di grafici di correlazione, si provano a trasformare delle variabili, perché la cosa interessante di questo grafico è che ci dice non solo l'entità della correlazione e la significatività, ma ci dà anche un'idea di quello che è il tipo di relazione. Cioè, questo è un grafico di correlazione lineare, ma io a sinistra posso vedere se ho delle correlazioni non lineari. Ad esempio, fra queste due non è lineare, è logaritmica, se ricordi qualcosa dalla scuola superiore. Fra densità robotica e variabile obiettivo sembra anche logaritmica, mentre invece per piccole aziende, per micro aziende, abbiamo sicuramente una retta. Quindi noi possiamo fare queste due trasformazioni, anziché prenderle così come sono, 1 e 2, le prendiamo logaritmiche e vediamo cosa succede. In questo caso vedi che sicuramente i coefficienti si sistemano, però salta fuori una non significatività per la variabile oggetto di questo video. Tra l'altro noti anche che spieghiamo il 96%, che è tantissimo, e comunque non siamo in una situazione di rigidità del modello. Se andiamo a vedere anche la diagnostica del modello, notiamo che tutto sommato questa parte si può sistemare, tutto il resto non evidenzia particolari problemi e quando emergono problemi lo statistico sa anche come intervenire. Visto anche che noi non potevamo fare le correlazioni parziali per filtrare ulteriormente le variabili,
Una cosa che possiamo fare per togliere le variabili una volta fatto il modello è utilizzare questo comando che ha un'interfaccia non proprio chiarissima come output, ma ci dice cosa? Che se noi lasciamo il modello completo abbiamo una complessità di 74 e idealmente noi vogliamo una complessità il più basso possibile. Se noi togliamo la variabile non significativa, la complessità si abbassa, ma veramente di poco. Quindi questo è un caso raro dove hai un modello costruito con 20 osservazioni e di conseguenza ha significatività ballerine e ovviamente ne hai una non significativa nonostante da qui avevamo visto la cosa più significativa in assoluto e rimuovere comunque questa cosa non significativa non migliora il modello dal punto di vista della complessità. Si può provare a fare una cosa, cioè noi da questo grafico vedevamo che qua sopra c'erano delle osservazioni che potevano dare un problema con questo grafico di diagnostica. Se noi togliamo qualche osservazione, ad esempio la 10 e la 26, vedi che la significatività si sistema, diciamo, sulla variabile microaziende, ma danneggia l'altra variabile. Quindi non abbiamo proprio risolto il problema. Di conseguenza questo è un caso dove ci teniamo il problema, spieghiamo tanto con un problema sulle significatività, ma in letteratura, ma anche per sentito dire, sappiamo che queste aziende risultano un problema, anche per i lavoratori stessi, in quanto pagano meno. Indirettamente Staticalmo aiuta le micro aziende a crescere in termini di dipendenti e o collaboratori. Così tu, titolare, guadagni di più, dai più lavoro e paghi di più anche Staticalmo che non a caso ha come cliente obiettivo aziende fra 3 e i 35 dipendenti e o collaboratori. Ovviamente se fatturi di più puoi permetterti anche più forza lavoro. Se ti interessa automatizzare processi che hanno a che fare con i dati per poi ovviamente metterli a frutto tramite analisi che possono farti crescere, mi puoi contattare sulla pagina www.staticalmo.com, troverai un bottone per prenotare una chiamata, ma puoi anche contattarmi in maniera più informale su tutti i principali social e garantisco che rispondo. Non sono quello che risponde solo al telefono, anzi io il numero di telefono non ce l'ho pubblico, però sui social rispondo, a meno che non finisci per qualche motivo in qualche filtro spam. Io ti saluto e alla prossima. Ciao!